southwest, which means we have the city on Copenhagen on the right. Cari sindaci, qualche informazione sul nostro futuro climatico. A seconda della quantità di gas a effetto serra che immetteremo in atmosfera nei prossimi decenni, noi potremo avere una sorta di grande biforcazione del grafico delle temperature. Se riusciremo a fare qualcosa per diminuire le emissioni di CO2, allora la temperatura da come è oggi, ed è già circa 1 grado in più rispetto al periodo preindustriale, continuerà probabilmente a salire di 1,5 gradi, 2, e poi si stabilizzerà. Verso la fine di questo secolo consegneremo ai nostri figli e nipoti un pianeta un po' più caldo, certamente con molti problemi da risolvere, ma ancora tollerabile. Viceversa, se non facciamo nulla e si percorre il cosiddetto scenario business as usual, cioè si continua allegramente a crescere utilizzando tutte le nostre risorse terrestri, bruciando tutto il petrolio e tutto il carbone che abbiamo e il gas per ottenere energia, senza darci un limite, senza pilotare noi questo processo, allora il rischio è di avere un aumento di temperature superiore ai 6 gradi per la fine, entro la fine di questo secolo, ma che poi proseguirà anche per i secoli successivi fino a un aumento dell'ordine dei 10-12 gradi. Voi potreste dire, ma che ce ne importa? È un problema delle generazioni future. Ci sentiamo noi il peso di questa responsabilità di aver alterato completamente le condizioni ecologiche per la specie umana? Io direi che forse è una responsabilità che non abbiamo nemmeno il diritto oggi di assumerci, perché forse sarebbe opportuno consegnare al futuro un pianeta molto simile a quello che abbiamo trovato. Ho visto anche cosa direttamente, sono stato in Finlandia, sono stato in Svezia, sono stato in Norvegia. In Norvegia ho visto come si programmano le città, come si cambiano i modi di concepire il traffico, il riscaldamento, il risparmio energetico. Cade molto lentamente rispetto anche a altri gas serra come il metano, magari hanno anche maggiore effetto serra, ma oltrepassando del limite ci sono dei rischi concreti. Il problema è che fino ad oggi non era mai stato superato il limite dei 300. Di sicurezza ionata. Se invece si reintroducono i parametri di emissione umana, il petrolio ha avuto il suo apice nel 2005 e il futuro che poi si è consumato molto più. Perlomeno con una difficoltà di difesa nei confronti di alcune malattie. So when we discuss economy and ecology, and for me the economy and ecology have been always two sides of the same coin, because the two concepts, they fit very well together. Economy and ecology is about taking good care of resources. We decided in Växjö some 20 years ago to agree on all activities which is about environment. We disagree on many other issues such as privatization, tax, etc. But we came to a conclusion to be successful some 20 years ago that all political parties have been cooperating very good in all environmental areas. That's part of the success story behind the Green City in Växjö.
it's very important to see that and to notice that the local growth in Växjö has been higher than average. What we show here is that if you go for renewable energy, you also encourage the local business life in many ways. And if you go for local renewable energy, you also find incentives for the local business life. So this picture is really maybe the most important picture, because it shows that in all countries, in all cities, you have an opportunity to work with local renewables. Växjö has decided to be fossil fuel free, and they decided this in 1996. We saw we have a lot of forest, we have a lot of forest industry, residues, waste material from these. We could use that to incinerate in our energy company via Växjö Energy. So this was really a success story also. Instead of having oil for heating and electricity, we use today bioenergy for heating and electricity. The building right here on my right in front of me is the local shopping mall, and that was the last building that we connected to the district cooling network. So the pipes are ending right here now, and then we're going to continue down the street Norrgatan up there and connect the city hall, which is all the way down there. From a very bad lake that you couldn't really use in the city planning, you can today take a swim, you can fish in this lake in the city center. So it's fantastic, it's a fantastic change and improvement. So not many people think about this as an environmental improvement, but it is. It's good for the environment, but it's also good for the social aspect. For us living here and you visiting Växjö, it makes Växjö more attractive, and that's also good for the economic situation. And the work is still going on, and it goes on year by year and taking steps by steps. We're standing here now at the hospital. The hospital was the first district cooling customer in Växjö, and you can actually see inside the building here. You see two big heat exchangers that we use to exchange the heat between, or the cold water between the district cooling network and the internal network in the hospital. The biggest steps are taken, but the target to be fossil fuel free in total is to 2030. Today we are going to see two projects where we have tried to use timber construction in high-story building in an urban way. Because here we try to go down to the energy use of passive standard. So here we are down to 40 kilowatt hours each square meters per year of energy use in these buildings. Why are we using timber? We are going down with the energy CO2 emission. So we stock the CO2 into the building. But here we have 134 co-owned flats, condos, flats which you buy. It is more or less the same construction, but here you can see that we also are using wood panel in the facade, from the bottom up to the 8th floor. The price, if you have the material, wood, timber or concrete on the ground, it is more or less the same price of the material. But when you are dealing with wood, you are cutting the construction time. And when you are cutting the construction time, you're cutting the price and the costs. There is another big steps to be taken, mainly within the transport sector. The heat is almost there, and electricity is halfway, and transport has a long way to go. And I've seen the statistics that the total amount of cars, 12% of the cars is environmental friendly cars. If you call them, they have the emission below 120 grams of carbon dioxide. Mi porto a casa degli stimoli e delle sollecitazioni. Qua sono abituati a fare le cose prima di tutto insieme, con molta coesione in gruppo, c'è meno spirito individualistico rispetto a quello dell'Italia,
I progetti si realizzano quando c'è accordo e qui a Vexio l'opposizione e la maggioranza hanno trovato, mi pare 10 anni fa, un accordo che hanno firmato. Abbiamo visto il sindaco attuale conservatore stamattina fare delle affermazioni che in Italia un conservatore non farebbe mai in tema di politiche sociali, di tematiche ambientali, del tutto uguali ieri al vicepresidente, mi pare che fosse, dell'azienda municipale che invece aveva un'esperienza politica di filone socialista, ma quindi con una comunità di intenti, di indirizzi, di obiettivi che è bipartisan assolutamente. Quello che invece mi ha colpito, che è stato realizzato qui a Vexio, è il fatto di avere messo tutto in collegamento all'interno di un piano globale che ha coinvolto tutti gli aspetti legati a questo tema. E quindi sicuramente questo serve a produrre dei risultati più puntuali, più efficaci rispetto a quello che è invece la realtà che viviamo nei nostri ambiti. Vedere le cose già fatte è una cosa che ti fa anche capire che è possibile realizzarlo. Io ho sempre sentito parlare di teleriscaldamento, qui ho cominciato a sentire per la prima volta il concetto del teleraffreddamento. Ho visto anche il coinvolgimento delle aziende, anche delle imprese che si sono proprio trasformate per sfruttare questo filone economico, a questo punto che si rivela l'esperienza di Vexio. Un elemento molto importante è che bisogna agire, cioè è bello studiare, dibattere, capire, però è fondamentale partire con i progetti rapidamente, magari con progetti ridotti ma messi in atto subito. Naturalmente tutto quello che abbiamo imparato non è, o visto o discusso, non è esattamente trasferibile in Italia, perché le condizioni climatiche, le condizioni ambientali, le risorse sono diverse. Noi non abbiamo il legno che c'è da queste parti, però la modalità di mettersi in sinergia col territorio, approfondendo la capacità di utilizzare le risorse in modo ecosostenibile, in modo rinnovabile, ecco, questa è una lezione generale che secondo me è fra le più importanti che abbiamo potuto raccogliere. Le energie rinnovabili qui sono ben accettate anche dai cittadini e quindi se sono state messe delle tasse a favore proprio di questo è una cosa di cui sono orgogliosi. Probabilmente se noi riuscissimo a trasformare questo obiettivo, che è un obiettivo umanitario, quello di andare verso questo sviluppo ecocompatibile, in un aspetto culturale forte, rivolto a tutta la popolazione e quindi in un pensiero comune di tutti, questo permetterebbe di avere dei risultati migliori perché riceverebbe l'apporto da parte di tutti. Mi è dispiaciuto molto non poter portare l'esperienza della nostra Val Samoggia in questo viaggio di studio, ma purtroppo il sisma che c'è stato nei giorni scorsi qui in Emilia ci ha impedito, per ovvi motivi, di poter partecipare. I 6 comuni della Val Samoggia, utilizzando quello che è il progetto europeo Enescom, hanno aderito alla fine dell'anno scorso, nel 2011, al patto dei sindaci. Questo vuole essere l'inizio di un percorso che vuole creare delle politiche, diciamo, di sostenibilità ambientale complessiva sul nostro territorio. Ma perché il patto dei sindaci è così importante? Perché costringe le amministrazioni a darsi una programmazione serrata che può produrre quello che è un piano nel medio e lungo termine realmente sostenibile e realmente concreto. In questo senso la Regione, tra l'altro sollecitata anche da alcuni territori che autonomamente sono partiti, ha fatto molto bene ad esempio a sponsorizzare, a creare dei bandi, dei fondi per far sì che le amministrazioni possano aderire al patto dei sindaci. La Regione Emilia-Romagna ha aderito all'accordo del programma europeo Enersité perché ritiene fondamentale una strategia legata all'Europa. Insieme ad altre 5 regioni d'Europa cerca di trovare le condizioni di una contaminazione culturale dei cittadini d'Europa per partire dai territori e sviluppare delle azioni coerenti e conseguenti. C'è bisogno
e nell'ambito dei progetti, lo abbiamo detto, bisogna lavorare per cercare di trovare cultura, comunicazione dal basso, gruppi di acquisto, la cultura del finanziamento per interventi di risparmio energetico. Sono meccanismi di partecipazione collettiva che dobbiamo cercare di sviluppare. E come? Partire dai territori, col protagonismo dei sindaci. Il patto dei sindaci è un impegno doppio, quello sul territorio e quello per misurarsi in Europa. Ci sono regole puntuali per cercare di verificare quello che si fa e misurarne la resa. E quindi credo che la Regione abbia deciso di stare insieme ai sindaci nel contesto europeo, proprio per stare in prima fila in questa scelta e in questa dinamica d'attacco. Noi abbiamo anche deciso di sostenere il patto dei sindaci, abbiamo inserito 400.000 euro per aprire ancora di più la comunità regionale verso la cultura europea, e poi ovviamente risorse per i comuni, perché dobbiamo continuare a risparmiare energia, dobbiamo continuare a produrre energia da fonti rinnovabili, e dall'altro insieme alle imprese per stimolare le imprese ad azioni proattive per stare dentro la cultura della green economy in modo profondo. Quindi l'obiettivo regionale è quello di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva, e mantenere gli obiettivi più 20, meno 20, meno 20 che l'Europa ci ha dato, e stare dentro al progetto di Europa proprio 2020 e Horizon 2020, quindi ricerca, innovazione e cultura. Sono obiettivi che la Regione vuole portare avanti a partire dal capitale territoriale, dai territori, perché da lì parte la sfida per un cambiamento di modello che deve portare a un cambiamento culturale dell'economia e della società della nostra Regione. La Regione vuole stare in questa sfida, vuole stare insieme ai sindaci, insieme alla comunità regionale per guardare al futuro. Sono andati fuori nel tempo, sono tornati indietro per poter andare avanti. Questo è il discorso più o meno che vorrei fare, cioè conoscere, andare a profondo delle cose senza timore, senza pregiudizi, e scoprire la verità di quello che ci aspetta.